Ciao a tutti e ben ritrovati. Come promesso, ecco voi la seconda parte del Cammino degli Dei, dove vedremo se riusciremo ad arrivare a Firenze. Sono previsti 6 giorni di cammino, quindi circa 23 km al giorno, per un totale di 130 km. Ricordandovi che avevamo uno zaino di 12 kg sulle spalle e che il sentiero era in montagna. Ma buona visione e riprendiamo da dove eravamo rimasti. Poco dopo essere entrati nel bosco, ai lati del sentiero, appese dei rami, c'erano tutti questi cartellini motivazionali che ci hanno permesso di continuare il cammino degli dei con la giusta mentalità. Sono 5 ore che siamo in giro e avremo fatto circa un 13 km, 15 km e in teoria la prima tappa erano dopo 21,3 km. Solo dopo scopriremo che in totale i chilometri per la prima tappa, Badolo, non erano 21,3 ma 31 km. Durante il cammino ci siamo trovati questo, Badolo 11 km fra, che Francesco è un ragazzo che abbiamo conosciuto mentre camminavamo insieme a un altro gruppetto e loro non avevano da mangiare quindi hanno tirato avanti, noi ci siamo fermati a mangiare e arrivare a Badolo che è appunto la prima tappa. Quindi adesso sappiamo che mancano 11 km e ci ha lasciato un messaggio così. Grandissimi. O almeno così credevamo, in realtà altro che 11 km. Alla fine abbiamo ringraziato le persone sbagliate, in quanto era stata una ragazza che si chiama Francesca, che abbiamo conosciuto sempre nel cammino, e non erano stati invece il gruppo, l'abbiamo incontrata più avanti e ci ha detto che era stata lei. E niente. Grazie Francesca. Poco dopo abbiamo incontrato la prima di molte soste che si incontrano lungo il cammino, creata appositamente per noi camminatori, adibite con panchine e tavoli dove spesso si può trovare anche una fontana. E in questo abbiamo trovato anche un libretto dove potevi lasciare un messaggio a chi passerà dopo di te. Tra l'altro, mentre ci riposavamo, abbiamo incontrato per la terza volta quel giorno Francesca, la ragazza del messaggio, con cui abbiamo proseguito fino ad arrivare alla prima tappa. Inizia il video e ti fermi. Oh. Sei sentito paparazzato? Qui abbiamo liberato questo cavallo dal suo recinto e al galoppo siamo giunti in un attimo a Firenze. No, ovviamente non è vero. Qui, visto che il sole iniziava a calare, per il freddo volevo mettermi l'unico maglione che avevo, che vedete legato al mio zaino in foto. Ma in quel momento mi sono accorto di averlo perso e dopo essere tornato indietro di circa 400 metri, per fortuna sono riuscito a ritrovarlo. Ok, finalmente siamo in sta via Montadone. Mancano 500 metri all'arrivo alla prima tappa, credo che abbiamo fatto 25 km alla fine, forse di più. E 10 ore di camminata. Siamo a 10 ore di camminata, siamo morti, stanchissimi e adesso andremo a montare la tenda in un centro sportivo e poi andremo a mangiare in una trattoria e ci siamo. Questo aumento di chilometri è stato dovuto al fatto che in realtà siamo arrivati fino a Brento, a ben 5,5 km di distanza da Badolo, dove, come dicevo, abbiamo campeggiato nel circolo di via Montadone, ovvero un centro sportivo che in forma totalmente gratuita dava a disposizione vari spazi per le tende, prese elettriche e uno spogliatoio con doccia e un lavandino. Prima mattina nel cammino degli dei e siamo portati più di 1 chilo di fornella a gas solo per questo momento.
Siamo appena partiti, cioè in realtà una mezz'oretta, e ora che mangiamo dovremo fare altri 10 km e intanto questa è la vista. Appena partiti già stavamo sbagliando strada, andando verso Bologna invece di andare verso Firenze. Ma non eravamo gli unici, infatti abbiamo conosciuto 3 ragazzi romani, Edoardo, Spartaco. Io sono Spartacus! Spartacus! Poi Ilaria, la ragazza che ha scattato la foto, che stavano sbagliando anche loro, andando nella nostra stessa direzione. Finalmente siamo arrivati a Monzuno, prima vera e propria tappa dove pranzeremo. Ancora non so quanto manchi in realtà, siamo solo entrati in città. Adesso dobbiamo farci ancora un botto di salita per arrivare finalmente a dove mangiare. Però stiamo iniziando ad andare belli alti. Dai! Dopo aver pranzato adesso siamo rimasti in cammino da circa una mezz'ora con solo salita e ancora ci aspetta salita. Mancheranno ancora credo 9-8 km all'arrivo della ultima tappa del secondo giorno. Per adesso le infinite salite sembrano finite e siamo arrivati a questo punto che è una specie di bivacco gratuito lasciato a Ponte Viandanti del Sentiero degli Dei, e come si vede qua c'è uno specchio, un divano, dei tavolini e la maca, e qua ci sono dei libri con questo messaggio che dice di lasciare un libro e prenderne un altro, ma se non si ha nulla da lasciare può prenderlo comunque il libro, e buona lettura. Qua ci sono un po' di attrezzi, un lavandino vedo, bello bello. Poi c'è questo murales fantastico, davvero fantastico. Che qua indica a 1 ora e mezza, mancano 5 km, quindi siamo a un quarto, abbiamo fatto 15 km, ne mancano 5 e 1 ora e mezza di cammino. Siamo stravolti, ma dopo le infinite, ma dico infinite salite di questa tappa anomale, e secondo me è la tappa più difficile per adesso, non per distanza ma per intensità, e ci siamo quasi, però siamo saliti belli in alto e ci sono paesaggi sempre più belli. Ok, sta per giungere la fine della seconda tappa e stiamo arrivando a Madonna dei Fornelli, dove appunto andremo in questo hotel ristorante e forse riusciremo a farci una doccia finalmente. E niente, mancheranno, in teoria erano 10 minuti, 20 minuti fa, però magari adesso ne mancheranno 5, scopriremo. Arrivati a Madonna dei Fornelli abbiamo incontrato Spartaco che stava aspettando il suo gruppo. Da lì è nata la leggenda del Colombiano. Il Colombiano era un ragazzo che aveva deciso di intraprendere da solo il cammino degli dei. Il giorno prima mi raccontavano che per sbaglio era uscito dal sentiero e che l'avevano aiutato a ritrovare la strada. Quel giorno invece, mentre stavo andando verso la chiesa che vedete in foto, vedo arrivare dal lato strada un ragazzo con il cappello da cowboy e allora ho capito subito che si trattava del Colombiano, che ancora una volta era uscito dal sentiero, ma come sia finito in autostrada rimane ancora un mistero.
Dopodiché noi ci siamo fermati in questo paese per la notte, mentre lui ha deciso di proseguire e da lì nessuno lo ha più visto. Per andremo in questo hotel intendevo che l'hotel aveva un cortile dove potevi mettere la tenda gratuitamente, nel quale c'era anche un bagnetto dove si poteva fare anche la doccia calda, ovviamente senza chiave, quindi ogni tanto la gente ti entrava mentre ti lavavi, ma non ci lamentiamo. Dopo aver montato la tenda ed esserci lavati, il gruppo si è riunito e siamo andati a mangiare, forse nel posto più brutto di tutta Bologna, ma eravamo comunque felici di poter mangiare. Non ho scoperto l'orriccio. Cucciola. Visto che il meteo in quei giorni dava pioggia, volevamo provare a finire il cammino in 4 giorni, saltando la terza tappa, Passo della Futa, e arrivando direttamente alla quarta tappa, San Pietro a Sieve, a ben 37 km da dove eravamo. Questo poteva essere possibile perché la parte di salita più faticosa l'avevamo già fatta e ci sarebbero stati solo i primi 6 km in salita, per poi diventare quasi tutta discesa fino a Firenze. Appena partiti per raggiungere la terza tappa e forse decidiamo di saltarne una, così facendo faremo 37 km perché domenica è prevista pioggia e vogliamo muoverci ad arrivare a Firenze. E adesso ci aspetteranno un 7 km di salita, così, e poi in teoria dicono che ci sia tanta discesa, quindi decideremo dopo. Siamo ripartiti, abbiamo fatto un piccolo pit stop all'ultima fontana, adesso per 11 km non ci sarà più fontana e iniziano i primi acciacchi di Duki che gli fa male il ginocchio. Duki com'è? È stampellato, gli ho dato un bastone, vediamo se andrà meglio, speriamo di arrivarci. Allora alla fine il problemino alle ginocchia non era tanto problemino, abbiamo un paraplegico e suo zaino poverino è finito al nostro amico, grandissimo Edo, e niente, adesso ci metteremo a posto di 6 giorni, 6 mesi. Alla fine Duki si è fatto veramente male all'occhio e non ce la faceva continuare, allora stiamo raggiungendo una città dove sosteremo, che è una delle tappe un po' più lontane. Speriamo che domani mattina si riprenda per continuare il cammino, e grazie a un ragazzo del posto che ci ha dato un pit stop. Com'è che ti chiami tu? Massimiliano. Massimiliano, grazie mille a Massimiliano che ci ha salvato. Abbiamo incontrato Massimiliano in un bar a Montedifo, mentre aspettavamo l'autobus che non è mai passato, a circa 31 km da Madonna dei Fornelli. Quindi ci siamo fatti gli ultimi 7 km in macchina, arrivando a San Piero a Sieve. Alla fine il signore del pit stop ci ha portato fino a Pietro da Svevo, e adesso sono in farmacia a prendere il necessario per Duki e cercare di riuscire a camminare domani. Speriamo, se no il nostro viaggio si è interrotto qui e dovremo prendere i mezzi per arrivare a Firenze domani. Domani dovrebbe anche piovere. Abbiamo trovato una affittacamere a basso prezzo con colazione inclusa e vedremo. Io ho preso un piatto tipico con ragù e Duki ha preso gli spaghetti alle cozze a Firenze.
Ci rendiamo conto? Non siamo a Firenze, cretino. Ci rendiamo conto in Toscana. Ci cazzo rendiamo conto, che gente. Pasta allo scoglio. Questo mangia la polenta Allo in Calabria. Già dopo pochi minuti che eravamo seduti al tavolo abbiamo conosciuto un gruppetto di signori del posto simpaticissimi, tra i quali Antonio, che ha insistito per portarci in macchina in una fiera paesana del paese accanto, al borgo di San Lorenzo. Che siamo svegliati da circa 40 minuti e Duki sembra essersi ripreso e adesso qua siamo a fare la colazione nel B&B. Ci sono prodotti tipici tipo yogurt fatto in casa. Niente, dai, dopo una colazione così speriamo di riprendere il cammino. E invece no. Dopo 2 passi a Duki è tornato il dolore alle ginocchia e allora abbiamo deciso di fare gli ultimi 25 km in treno. Infatti qui ci stavamo dirigendo verso la stazione. Alla fine Duki stamattina si è svegliato con il ginocchio che gli faceva ancora male e abbiamo deciso di non fare gli ultimi 25 km. E infatti abbiamo preso adesso il treno per arrivare a Firenze, 15 minuti dovremmo arrivarci. Però è stata una bellissima esperienza comunque e magari l'anno prossimo faremo un altro cammino e Duki si allenerà un po' di più. Ovviamente scherzavo, Duki è stato un ottimo compagno di viaggio, infatti ha resistito e camminato nonostante il dolore e la fatica per un sacco di chilometri prima di arrivare nel paesino dove poi avremmo fatto l'autostop. Ma la cosa divertente è stata che appena arrivati in stazione troviamo seduti al binario Andrea e Stefano, che anche loro avevano deciso appunto di finire il cammino degli dei in treno, in quanto ad Andrea erano venute le piaghe ai piedi e a Stefano faceva male il tendine d'Achille. E allora decido di chiamare anche i 3 ragazzi romani, anche loro si stavano dirigendo a San Piero a Sieve per prendere il treno, in quanto a Spartano anche lui aveva le ferite ai piedi e a Ilaria facevano male i malleoli. Mai conosciuto nessuno che facevano male i malleoli. E mentre io e Edo siamo rimasti gli unici incolumi per fortuna. E allora alla fine ci siamo dati appuntamento per mangiare tutti insieme a Firenze. Infatti ci sarà anche una parte 3 dove appunto vi mostrerò cosa abbiamo visto in 3 giorni a Firenze, tutti gli inconvenienti, anche i festeggiamenti e molto altro ancora, quindi non perdetevela. E per questo vi ricordo di seguire il canale e se vi è piaciuto il video di mettere mi piace. E detto questo vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.